Ciao a tutti, questo è il 14° episodio sul viaggio in Giappone dopo 5 anni. Io e mio marito, dopo che abbiamo visitato a Osaka, Kobe, Nara e Kyoto, siamo per andare a Ise, situata nella prefettura di Mie, per visitare un santuario shintoista davvero speciale che si chiama Ise Jingu. E vi racconterò la sua storia molto interessante e vi farò vedere anche delle cose sfiziose. Guardate fino alla fine per scoprire tutte queste cose. Dalla stazione di Kyoto abbiamo preso il treno di linea Kintetsu rapido che ci mette solo 2 ore e un quarto d'ora fino alla stazione di Ise. Per il biglietto abbiamo speso 3.690 yen a testa. Questo è il disegno di un distributore automatico delle bevande che ha fatto mio marito prima di salire sul treno. Dopo che siamo arrivati alla stazione di Ise della linea Kintetsu, abbiamo preso il piccolo treno locale della linea JR Sangu per andare al nostro albergo che è vicino alla stazione di Isuzugaoka per lasciare le nostre valigie. Il treno piccolo e la fermata mi hanno ricordato quelli del mio paesino dove sono cresciuta. È un tipo di treno dove salendo si prende il biglietto numerato e scendendo si paga la tratta corrispondente al numero del biglietto. Dopo siamo ritornati alla stazione di Ise di linea JR di nuovo, senza valigie, per pranzare e per visitare una di 2 zone del santuario shintoista Ise Jingu. Per pranzare siamo entrati in un ristorante che si chiama Suzuki Suisan. Entrando subito si può trovare una zona che vende dei prodotti alimentari della zona di Ise e in fondo c'era l'area ristorante. Mio marito ha preso il set menu con i sashimi che sarebbero i pesci crudi e io ho preso il set menu di kaki fry che sarebbero le ostriche fritte impanate. Uno dei piatti che cerchiamo di mangiare ogni volta che andiamo in Giappone è questo kaki fry. In Giappone ci sono 3 modi principali per mangiare le ostriche. Primo è le ostriche crude con un spruzzo di limone come tanti posti del mondo. Secondo è le ostriche grigliate con la salsa ponzu oppure con il burro e la salsa di soia. Terzo è le ostriche fritte impanate con la salsa tartare o con la salsa Worcester. Viene chiamata anche la salsa tonkatsu perché viene messa spesso sul tonkatsu che sarebbe la cotoletta di maiale. Ho già pubblicato la ricetta di tonkatsu e attacco il link. Tornando alla salsa Worcester, la pronuncia più corretta sarebbe Worcester, ma noi giapponesi la chiamiamo Usta sauce. È una salsa ottenuta dalla fermentazione di frutta e verdura. Diciamo che è la versione nipponica della salsa Worcester inglese, modificata per meglio soddisfare i palati giapponesi. Se andate in Giappone vi consiglio di assaggiarle e potete godere la croccantezza di impanatura e masticandole esce la polpa morbida e succosa delle ostriche con il suo profumo del mare. Ise Jingu è un gruppo di santuari shintoisti consacrato alla dea Amaterasu Omikami. Amaterasu Omikami è considerato una dea del sole ed è un antenato dell'imperatore. Ed è uno dei dea più importanti della mitologia giapponese che si chiama Kojiki, che è un libro di storia più antico del Giappone. Di solito un santuario shintoista si dice jinja in giapponese. Invece questo santuario viene chiamato Jingu perché è un santuario shintoista di categoria speciale.
Ise-jin-gu è un enorme complesso costituito da oltre un centinaio di santuari autonomi, suddivisi in due zone principali. Una si chiama il Geku ed è dedicato alla divinità Toyouke no Omikami, una dea del cibo e del grano. Nell'area grande con tanta natura si possono trovare i diversi edifici che non sono visitabili, ma possiamo ammirarli da fuori. Dopo la visita del Geku di Ise-jin-gu, era verso le 3:30 del pomeriggio e un'altra zona di Ise-jin-gu, che sarebbe quella principale, volevamo andare il giorno dopo con la mente fresca e il corpo più riposato. Così abbiamo deciso di andare in un quartiere che si trova prima di arrivare a Ise-jin-gu principale, un quartiere formato da circa 50 negozi e si chiama Okage-yokocho. L'importanza del santuario Ise-jin-gu si capisce dal numero di visitatori che provengono da tutto il Giappone. Nel 1771 dicono che siano arrivati quasi 4 milioni di pellegrini e nel 1830 in 50 giorni sono arrivati quasi 5 milioni per visitare al santuario per fare le loro preghiere. Gli abitanti di Ise hanno cercato di accogliere e aiutare questo gran numero di persone e da lì è nato il nome di questo quartiere. Okage significa ricevere un dono o un aiuto dalle altre persone. In più significa anche l'ombra del Dio, cioè un dono dal Dio, e Yokocho significa vicolo, ma adesso passando gli anni è diventato un vero e proprio quartiere. Fare una passeggiata qui è come tornare al passato. Fra tanti negozi e locali, quello che mi ha stupito di più è stato un locale che è stato fondato nel 1707 che si chiama Akafuku. È un'azienda che produce uno dei dolci più famosi in Giappone e anche il nome del dolce. E si tratta di mochi con sopra koshian, che sarebbe la crema di fagiolini rossi. Non sono particolarmente amante dei dolci, ma sono appassionata di Akafuku e trovarmi davanti alla sede principale mi ha emozionata e abbiamo deciso di entrare. In passato ho trovato un negozio che vende la scatola con Akafuku, ma questo locale aveva anche una ampia sala da tè Hoji, che sarebbe il tè verde tostato, dove poter assaporare gli Akafuku. Unico menu era il set con 2 pezzi di Akafuku e una tazza di tè Hoji che costava solamente 250 yen, quindi meno di 2 euro. Mio marito era interessato solo a bere la tazza del tè Hoji e ho chiesto a una ragazza se è possibile avere un'altra tazza del tè Hoji pagando. Invece non ci ha fatto pagare, non so se è stata la sua gentilezza personale, ma in ogni caso siamo rimasti così sorpresi e commossi. Anche per tutto il resto, atmosfera magica della sala che si affaccia sul fiume e sederci sul tatami togliendo le scarpe. L'angolo del locale c'era una stufa a legna antica per tostare il tè, vedere delle persone che lo stanno tostando, sentire il profumo delle foglie tostate, godere il sapore raffinato dell'Akafuku. Tutta questa esperienza è stata magica. Dopo subito che abbiamo lasciato questo locale ho trovato un negozio che vendeva un altro mio dolce preferito che si chiama Mitarashi Dango. E non potevo ignorarlo. Si tratta di un spiedino con le palline di mochi con la salsa dolce addensata a base di salsa di soia. La sua videoricetta la troverete su questo canale e attacco il link. Per la cena ci tenevo di andare in un posto che si chiama Ichigetsuya ed è un izakaya popolare. L'izakaya è una specie di osteria dove si possono assaggiare i diversi piatti o piattini.
bevendo la birra o sake o altre bevande alcoliche e adoro particolarmente una categoria della izakaya che si chiama Taishu Sakaba, che tradotto significa un posto popolare per bere il sake. È un locale di questa categoria, spesso è storico. Esempio, questo locale che volevamo andare, che si chiama Ichigetsuya, è stato fondato nel 1914, quindi più di 100 anni fa. Ma quando ho telefonato per prenotare non rispondeva, nonostante che non era giorno di chiusura, e andando direttamente abbiamo scoperto che era chiuso per il lutto. Siamo rimasti malissimo, ma anche dispiaciuti per il lutto. Eravamo stanchissimi per cercare un altro locale simile e per evitare un'altra sorpresa siamo andati direttamente a una catena di izakaya che si chiama Uotami, che c'era vicino alla stazione di Ise. Il menu di catena di izakaya è comodissimo soprattutto per gli stranieri che visitano il Giappone, perché si può capire cosa si ordina dalle foto sul menu. E Uotami è una catena di izakaya specializzata in pesci, ma sul menu si possono trovare anche i piatti con la carne, con le uova, i piatti con le verdure, la zuppa, il ramen, onigiri, il riso saltato, gyoza, tofu e anche i dolci. Noi abbiamo ordinato anzitutto 2 namabiru, che sarebbero le birre crude giapponesi, e i piatti di sashimi, che sarebbero i pesci crudi che si mangiano con i wasabi e salsa di soia, ed è un piatto preferito del mio marito. Questa è una zuppa coreana che si chiama tofu jjigae. C'erano delle verdure, il tofu e l'uovo semicrudo. Questo è hokke grigliato, è un pesce della famiglia di zgomburi che si trova nel mare di Okhotsk, al nord di Hokkaido. Un pesce sconosciuto per gli italiani, ma se vi capita di andare in una catena di izakaya in Giappone, provatelo perché è buonissimo. Viene aperto a metà dalla pancia e poi viene essiccato e grigliato. E poi abbiamo preso un calamaro sempre essiccato e poi grigliato. Era insaporito con il mirin e la salsa di soia, accompagnato con un po' di maionese. Abbiamo goduto la prima serata di Ise e siamo tornati verso albergo. Nel prossimo video vi farò vedere i templi principali di Ise Jingu, che ha una storia pazzesca. Ise udon, che è tipico piatto di Ise. Gli udon così grossi e morbidi non li abbiamo mai assaggiati. È un piccolo tempio shintoista sul mare che è famoso per le rocce del marito e della moglie. Grazie per aver guardato fino alla fine. Se vi è piaciuto questo video non dimenticate di mettere un mi piace e iscrivetevi al mio canale Gioia in Cucina, che potete trovare anche più di 160 video ricette di cucina giapponese autentica, soprattutto casalinga. Ci vediamo presto con il prossimo video. Ciao a tutti!